Siamo arrivati in quel periodo dell'anno in cui tutti scriviamo la letterina perché vogliamo che Babbo Natale ci porti dei doni. In questo video ti racconto cosa ho scritto io nella mia letterina per te. Come ti dicevo nell'introduzione, anche quest'anno ho scritto una letterina a Babbo Natale, ma diversamente dagli altri anni, visto che ho tutto e non mi serve nulla, sono una persona fortunata, ho chiesto delle cose per te. La prima cosa che ho chiesto a Babbo Natale è di insegnarti l'importanza del trattamento acustico. Vorrei tanto che Babbo Natale ti spiegasse e ti facesse comprendere al 100% quanto la prima cosa sulla quale devi investire tempo e soldi è il trattamento acustico. Altrimenti qualsiasi microfono, scheda audio o attrezzatura super costosa, quindi a maggior ragione quella super economica, suonerà malissimo. Troppe persone, forse il 90% più delle persone che mi contattano, hanno problemi di acustica nella loro stanza, hanno problemi di eco, di reverbero, di rumore e nonostante questo non fanno nulla per risolverlo, ma comprano il nuovo microfono, le nuove cuffie, le nuove schede audio. Ecco, io vorrei che Babbo Natale, visto che io non ci sono riuscito in 3 anni di canale, vorrei che Babbo Natale riuscisse in maniera magica, come solo lui sa fare, a spiegarti che la prima cosa è il trattamento acustico e dopo puoi fare quello che vuoi. La prima cosa è il trattamento acustico. Il secondo regalo che ho pensato per te, da chiedere a Babbo Natale, è quello di spiegarti, anche in questo caso perché non ci sono riuscito, che nel 2023 non vale la pena utilizzare il Blue Yeti, il microfono a suppostone che tutti conosciamo. Io ce ne ho 2 qui sulle mensole, ma ci sono persone che lo comprano nel 2023 e addirittura nuovo, pagandolo 100 euro o più. Ecco, questa è veramente una cosa assurda. Uno, perché non ha senso comprare 100 e più euro un Blue Yeti quando con quella stessa cifra ti compri microfoni che costano infinitamente meglio. Ma 2, non ha senso come microfono perché soprattutto, e se ti ricordi il punto primo della mia letterina di Babbo Natale, non ha senso perché la tua stanza nella maggior parte dei casi non è trattata acusticamente e il Blue Yeti è il peggior microfono da utilizzare in quei casi. Quindi vorrei che Babbo Natale ti facesse, quando tu sei lì su Amazon pronto a mettere nella lista o nel carrello il Blue Yeti, lui come per magia te lo facesse scomparire. È come se tu provassi a cliccare senza riuscire a comprarlo. Ecco, mi piacerebbe tanto che Babbo Natale facesse questo. Mi piacerebbe anche che Babbo Natale distribuisse una pioggia di microfoni dinamici a tutti, proprio per quello che ci siamo raccontati finora e quindi proprio perché le stanze non sono trattate acusticamente, vorrei che Babbo Natale regalasse microfoni dinamici per far comprendere che non sono i microfoni migliori del mondo, ma sono quelli che molto probabilmente in una stanza non acusticamente trattata danno le performance migliori, perché rigettano maggiormente i suoni non voluti. Nessun microfono fa miracoli, quindi se non lo sai usare, se non sai regolare il gain, se non sai registrare, anche un microfono dinamico non ti aiuta. Però, nella maggior parte dei casi, probabilmente, tra non saper usare un microfono dinamico e non saper usare un microfono a condensatore, probabilmente il microfono dinamico fa meno danni. E quindi vorrei che Babbo Natale regalasse proprio una pioggia di microfoni dinamici. Vorrei anche che Babbo Natale insegnasse, visto che non ci sono riuscito, l'importanza dell'equalizzazione e della compressione. Sento spesso persone che dicono voglio cambiare microfono, questo microfono non mi piace. Ma che cosa aggiungi come catena di effetti? Niente. O comunque effetti tipo un denoiser o un gate, insomma effetti per togliere i rumori. Ok, ma stai equalizzando il tuo microfono, stai eliminando tutte quelle frequenze non proprio bellissime che ogni voce ha? No. E allora come fai a dire che il tuo microfono non vuoi cambiare microfono se non l'hai mai utilizzato bene? Quindi vorrei che Babbo Natale insegnasse come equalizzare, comprimere. Io ho fatto un video molto semplice sul mio canale dove spiego come fare una compressione molto veloce. Evidentemente non basta, Babbo Natale sicuramente saprà con la sua magia riuscire a essere più preciso. L'equalizzazione, non ho mai fatto un video sull'equalizzazione perché è molto unica in base alle voci, però ci sono delle regole precise, infatti dovrei fare un video su questo,
che ti possono aiutare, però voglio dire, il web è pieno di consigli più o meno corretti su un minimo di equalizzazione, ecco, quindi vorrei tanto che Babbo Natale ti insegnasse l'equalizzazione e la compressione della tua voce. Vorrei inoltre che Babbo Natale ti insegnasse, che ti portasse nuovamente il libretto di istruzione della tua attrezzatura, perché probabilmente l'hai buttato, pensando che tanto non serve, oppure l'hai lasciato nella scatola e sta lì in fondo all'armadio, giù in garage o su in soffitta, e non hai mai letto le istruzioni della tua attrezzatura. Ecco, io ti consiglio, visto che nella maggior parte dei casi l'attrezzatura non viene utilizzata al meglio, la scheda audio non si sa come regolare bene il gain, il microfono non si sa bene qual è la posizione giusta, eccetera, 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 forse leggere le istruzioni, visto che è gratuito, non costa niente, sarebbe il caso di iniziare a farlo. Magari hai perso il libretto di istruzioni, quindi vorrei che Babbo Natale ti regalasse il libretto di istruzioni di tutte le cose che hai in casa, che hanno a che fare con audio e video, in modo che tu le possa leggere e possa finalmente trovare il giusto settaggio per quel determinato apparecchio, macchinario, strumento o quello che sia. Perché molto spesso dalle domande che mi fate la risposta dovrebbe essere sempre: leggiti le istruzioni. Come faccio a fare questa cosa? Vado online, manuale di istruzioni, trovo il punto, lo copio e lo incollo, ecco qui. Ora, l'ho fatto io, non c'ho quello strumento, non è che io conosco tutti gli strumenti del mondo. Come faccio a rispondere? Perché leggo i manuali online, quindi quando mi fate una domanda, io mi prendo la briga di andare online, andare sul sito del produttore, andare nel modello specifico, leggere o scaricare il manuale e trovare la soluzione. Perché non lo fai direttamente tu e mi fai risparmiare tempo? Ok, io lo faccio volentieri, figurati, il mio canale, la mia passione, il mio hobby, ma leggiti il manuale. Per favore, proprio nel tuo interesse, è proprio brutto chiedere a un altro che non ha quello strumento come faccio a fare questa cosa quando è scritto nel manuale. È proprio pigrizia questa, quindi vorrei che Babbo Natale lanciasse una pioggia, così come microfoni dinamici, una pioggia di istruzioni, di manuali. Bene, io potrei andare avanti ancora all'infinito, ma provo a fermarmi qui, perché sono sicuro che Babbo Natale ha comunque tante cose da regalare, per cui non ha tutto questo tempo di leggere la mia letterina e soprattutto non può portarti tutti i regali che ho scelto per te. Quindi spero te li porti tutti, ovviamente, perché sono tutti indispensabili, però magari, chissà, Babbo Natale sceglierà soltanto alcuni. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, ma soprattutto ti ringrazio se metterai in pratica, nel tuo interesse, i consigli che ti do sul mio canale, perché davvero gli errori che vedo fare sono macroscopici. Basterebbe guardare con attenzione il mio video, leggere il manuale di istruzioni, saper utilizzare lo strumento che si è comprato nel modo migliore, capire che la priorità è il trattamento acustico e il mondo sarebbe un posto dove i video e i podcast suonerebbero infinitamente meglio. Ok? Grazie mille, buon Natale e ci vediamo settimana prossima.